In questo video tutorial parleremo di Big Shot. Vi facciamo vedere le diverse macchine di Sizzix e anche gli accessori e come si utilizza. E vi facciamo vedere questa che è la Big Shot Plus Switch, che è quella elettrica ed è in formato A4. Questa invece è la Big Shot Plus, sempre in formato A4. Qui abbiamo la Foldaway che è invece nel formato più piccolino e questa che è ancora chiusa è la standard, quella diciamo classica, che ha la stessa dimensione di taglio di questa macchina qui. La differenza tra queste due è che la Foldaway è richiudibile, infatti sganciando le alettine si può richiudere e quindi occupa meno spazio. Quindi la cosa importante da sapere delle macchine Sizzix è che tutte si utilizzano nello stesso identico modo, quello che cambia è la luce del taglio. Nella Big Shot Plus, quella in formato A4, possiamo inserire tutte le fustelle che vedete sul nostro sito www.mondofaidatè.it, nonché i tappetini da taglio in formato A4. Si possono utilizzare ovviamente anche tutti gli altri tappetini più piccoli, quindi adatti invece alla macchina più piccola, ovvero questo tappettino che servirà per le fustelle lunghe XL e quelli diciamo standard. Abbiamo anche la versione trasparente normale oppure glitterata. Passiamo alle fustelle. Le fustelle che hanno uno spessore più grosso sono le Bigs. Significa che queste fustelle tagliano carta, cartoncino, però anche feltro, pannolenci, gomma crepla, sottili fogli di balsa, anche addirittura alluminio delle lattine, delle bibite. Quindi ha una potenza di taglio sicuramente superiore alle fustelle invece che andiamo a vedere, che sono le metalliche, appena arrivata. Vedete come sono sottili? Tagliano solo carta, cartoncino e gomma crepla, quindi foamy, perché hanno comunque le lame molto più sottili. Abbiamo anche le taschine per fare le texture, per goffrare la carta. Adesso andiamo a vedere come si utilizzano le varie fustelle. Prendiamo ad esempio la Big Shot diciamo classica. Ci sono i tappetini da taglio, che è la parte praticamente che si usurerà della macchina e che andrà sostituita una volta che la macchina non taglierà più bene. Ma dovete fare veramente tantissimi tagli, poi vedrete che i tappetini si imbarcheranno e i tagli non verranno più precisi. In quel momento dovrete sostituirli. Come vedete noi li abbiamo già utilizzati e questi invece sono nuovi. Vedete che non ha nessun taglio, quindi non vi preoccupate se quando fate i tagli sentite degli strani scricchioli, perché è solo la lama che va ad incidere il tappetino da taglio, ma è del tutto normale. Proviamo subito una fustella Bigs di quelle alte. Abbiamo ad esempio questa con la farfalla e fiorellini, che è una fustella che è in dotazione con lo starter kit della macchina, perché oltre ad esserci in commercio solo nella versione macchina, è anche in vendita uno starter kit. Cosa significa? Che all'interno, oltre alla macchina e ovviamente le basi per poter tagliare e i tappetini da taglio, è disponibile un set di fustelle. Non vi faccio vedere quali perché ogni tanto cambiano la dotazione, quindi lo potete vedere nel sito che c'è proprio la foto delle varie fustelle e accessori che contengono gli starter kit. Allora passiamo al taglio con, abbiamo detto, la fustella Bigs, quindi quella che taglia quasi tutti i tipi di materiali. In questo caso, siccome all'interno ci sono delle lame, ha una potenza di taglio superiore alle fustelle classiche metalliche. Proviamo con, ad esempio, un foglio di gomma crepla, questo è da 2 mm. Facciamo il classico panino, diciamo, quindi tappettino da taglio sotto, fustella, lame che devono essere a contatto con il materiale e l'altro tappettino da taglio sopra. Inseriamo all'interno della macchina e giriamo la manovella. L'utilizzo è molto semplice ed ecco qua che la gomma crepla è tagliata perfettamente.
Stessa cosa succede con il feltro, con i tessuti, ovviamente carta e cartoncino, quindi taglia veramente tantissime tipologie di materiali. Vi faccio vedere ora il taglio con le fustelle metalliche. In questo caso i tappetini ci aiutano perché ci sono le istruzioni, quindi con tanto di foto in base alla tipologia di fustella che voi andate a utilizzare, in questo caso la taschina per embossing, vedrete come realizzare il panino, quindi come disporre le varie attrezzature, i vari accessori. In questo caso utilizziamo le fustelle metalliche, quindi serve il tappetino grigio che è il platform, quindi diciamo la base, il tappetino azzurro che è questo qui, il tappetino da taglio trasparente che è questo qui, la fustella, la carta e l'altro tappetino da taglio. In questo caso vado a tagliare del cartoncino che ho già preparato e prendo alcune fustelle metalliche, ad esempio una farfalla, un cerchio e uno magari con qualche dettaglio in più. Le fustelle le trovate tutte sul nostro sito www.mondafaidaté.it, tutte quelle che trovate nella categoria delle Big Shot sono compatibili con queste macchine. Dovete fare solo attenzione ad acquistare la fustella compatibile con la vostra macchina. Come dicevo prima, magari lo ripeto, le fustelle grandi, quindi quelle in formato A4 che hanno la dicitura Plus, comunque anche nel titolo delle nostre inserzioni, sono compatibili solo con la macchina in formato A4, quindi con la Big Shot Plus formato A4, perché nella più piccola ovviamente per la dimensione non entrerebbe. Andiamo a fare il taglio, quindi l'importante, vedete che qui c'è uno, diciamo, scalino tra virgolette, non so se si vede dall'inquadratura, c'è un piccolo bordino, questa qui sarebbe la lama. Questa lama deve essere a contatto con il materiale che vogliamo tagliare, quindi in questo caso la lama io ce l'ho qui, la giro a contatto con il cartoncino, anche qui abbiamo la lama, quindi la metto a contatto con la carta da tagliare, aggiungo l'altro tappetino, quindi ho fatto il mio panino e vado ad inserire nella macchina. Una volta inserito andiamo a girare la manovella, teniamo ferma la macchina e con una leggera pressione, sentite il rumore? È del tutto normale, quindi non vi preoccupate. Ecco qua che il cartoncino è perfettamente tagliato. Lo metto qui e così si vede meglio che c'è la superficie bianca. Ok, adesso vi faccio vedere come utilizzare le taschine per goffrare la carta. Prendiamo un cartoncino, una taschina per goffratura che è ad esempio questa. Andiamo ad inserire all'interno il foglio che vogliamo goffrare, chiudiamo e prendiamo sempre la nostra base. In questo caso, come possiamo vedere sulla base, abbiamo la taschina di goffratura, quindi non serve la parte azzurra che abbiamo utilizzato prima, ma basta solo questa base e i tappetini da taglio. Questa taschina è una 3D, come è indicato qui sulla confezione, quindi è più spessa delle classiche taschine. All'interno della confezione, che qui non vedete, c'è lo stesso disegno con però solo un tappetino da taglio, perché questa fustella è più spessa. Quindi andremo ad inserire il nostro panino in questo modo, solo con un tappetino da taglio. Inseriamo nella macchina, teniamo fermo ed ecco qua il cartoncino goffrato.
quindi è molto semplice da utilizzare, basta solo seguire i passaggi che sono indicati comunque sulla macchina o sulle fustelle. Sul nostro sito tutte le fustelle che trovate sotto la categoria Big Shot sono compatibili con le macchine Sizzix. Posso farvi vedere anche magari un taglio con del pannolenci. In questo caso utilizziamo sempre la fustella Biggs, quindi le lame sono qui, posiziono il pannolenci, tappetino da taglio sotto, tappetino da taglio sopra ed inserisco nella macchina. Quindi i passaggi sono sempre questi. Sentite il rumore, è del tutto normale, quindi non vi preoccupate. E qui abbiamo i pezzettini tagliati. Rimuoveteli con cura perché magari alcuni fili possono rimanere attaccati come in questo caso, ma basta solo staccarli e il taglio, come vedete, è perfetto. Bene, vi faccio vedere anche la base magnetica di cui vi parlavo prima. Praticamente al posto di questo, che è in dotazione con la macchina, c'è la base magnetica che è uguale, identica, ma uno strato magnetico che permette alle fustelle di rimanere attaccate, quindi di non spostarsi durante la lavorazione. Questo è un accessorio a parte. Ci sono tantissimi altri accessori per Big Shot che potete trovare sul nostro sito. Grazie per averci seguito. Trovate tutti i prodotti sul nostro sito www.mondofaidate.it. Ciao!